Buongiorno e bentrovati. Cerco di affrontare di nuovo un argomento che abbiamo già affrontato in passato, perché negli ultimi mesi mi sono arrivati dei messaggi in cui mi si chiedeva un po' di fare chiarezza ancora una volta sull'uso del cibo nei cavalli. Giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare che il tempo di apprendimento di un cavallo, di associazione, no, di apprendimento, il tempo di associazione di un cavallo rispetto a quello che noi chiediamo quando lui lo fa e noi rilasciamo, quindi premiamo il cavallo, il tempo di associazione è veramente minimo, cioè di mezzo secondo, ma già mezzo secondo vuol dire tanto. Questo cosa significa? Significa che il tempo di associazione tra un'azione e una reazione per il cavallo è veramente breve. Ma facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire un attimino com'è che il cavallo impara veramente, ok? Voi dovete fare conto che nell'apprendimento del cavallo sentirete spesso parlare di rinforzo e può essere positivo o negativo. Quindi facciamo finta di avere il nostro rinforzo qua su in cima diviso in due bracci, ok? Abbiamo una diramazione. Il rinforzo da una parte può essere positivo e dall'altra può essere negativo. Cosa significa negativo e positivo? Significa che se il rinforzo è negativo vuol dire che tolgo qualcosa che io ho messo, se il rinforzo è positivo vuol dire che invece io aggiungo qualcosa dopo che il cavallo mi ha dato un certo tipo di risposta. Quindi rinforzo negativo, tolgo qualcosa quando il cavallo mi dà un certo tipo di risposta, rinforzo positivo, aggiungo qualcosa. Tenete ben presente sta roba qua perché se no non si riesce a capire il seguito. Rinforzo negativo com'è che funziona? Io metto ad esempio pressione, no, su una spalla del cavallo con la mia mano perché voglio che si sposti e il cavallo risponde in una maniera, diciamo delle tante che può rispondere, può andare avanti, indietro, di lato, impennarsi, mordermi, calciare, può fare n cose. Com'è che faccio a insegnargli che c'è solo una risposta giusta per me, che è quella di spostarsi via con la spalla? Devo aspettare che lui mi dia quella risposta, dopodiché provvederò a togliere quel fastidio, quella pressione che io stavo apportando con la mia mano alla sua spalla. Quindi metto la mano sulla spalla, lui fa tutta una serie di cose, a un certo punto azzecca la risposta, un po' casualmente, all'inizio è così, in maniera empirica, mi dà la risposta che io volevo, cioè quella di spostare la spalla, e io in quell'esatto momento tolgo la pressione che facevo con la mano. Lo stesso vale se lo voglio mandare indietro, magari metto la mano sul petto, magari metto la mano sul naso, la stessa cosa vale da sella, no? Io stringo con le gambe, il cavallo va avanti, io smetto di stringere con le gambe. È sempre la stessa zuppa. Chiedo qualcosa, ho un feedback del cavallo che assomiglia a quello che io volevo, rilascio il fastidio, la pressione che stavo mettendo. Poi ci sono due tipi di pressioni, pressione ritmica, pressione con contatto, e quelle però vi rimando a altri video che ho già fatto in diverse occasioni spiegando un pochino più nel dettaglio cos'è. Però voi pensate pressione vuol dire che do un pochino fastidio. Fastidio non vuol dire che metto forza. Fastidio, voi dovete pensare al fastidio per un cavallo è anche semplicemente una mosca che atterra sul suo pelo, no? E lui la manda via subito, anche quello è fastidio. Quindi dovete pensarla un po' così. Quindi do un pochino di fastidio, lui mi dà una risposta e a quella maniera lì associa, al momento che io rilascio, associa che quella risposta che mi ha dato gli ha tolto il fastidio. Pensate ancora una volta alla mosca. La mosca che atterra sul pelo, il cavallo scuote il pelo, la mosca va via. Quindi azione della mosca sul pelo, reazione da parte del cavallo che lo porta in uno stato di comodità maggiore, cioè la mosca è andata via. Funziona a questa maniera il rinforzo negativo. Ora vediamo dall'altra parte il rinforzo positivo. In cosa è diverso rispetto al rinforzo negativo? Nel rinforzo positivo noi aggiungiamo qualcosa al momento che il cavallo fa quello che noi gli abbiamo chiesto. Ad esempio io chiamo il mio cavallo, viene da me e io gli do qualcosa. Quello è rinforzo positivo perché ho aggiunto senza aver messo pressione
se non psicologica perché l'ho chiamato, però senza aver creato del fastidio io gli ho dato subito, dopo che lui ha fatto quello che ha azzeccato come risposta a quella che io desideravo, gli ho dato un premio che in questo caso si pensa subito al cibo, in realtà potrebbe essere semplicemente anche una carezza o una grattatina dove a lui gli piace. Non dovete pensare che il rinforzo positivo è esclusivamente cibo. Quindi significa che devo dare sempre del cibo quando uso il rinforzo positivo? No, posso anche creare altre comodità al cavallo. Cosa succede se io do il rinforzo positivo troppo tardi? Succede che non associa, ovviamente. E allora cos'è che posso fare? Mettiamo che io voglia dare un pezzetto di carota al mio cavallo perché ha fatto quello che io gli avevo chiesto. Se per me dare il pezzetto di carota comporta dovermi frugare per le tasche, perdere del tempo in qualche maniera, perché magari ce l'ho in un sacchettino che mi porto dietro, in una tasca del giacchetto, insomma non ce l'ho subito a disposizione, quindi quel mezzo secondo passa, quello che posso fare è usare la voce e associare al premio un suono, come potrebbe essere bravo, bravissimo, good boy, quello che vi piace, ok? E cosa succede? Che quando il cavallo fa quello che io gli ho chiesto, io uso la voce e la uso per tenere aperto l'interruttore del premio, ok? Per tenere aperto l'associazione. A quella maniera riesco quel mezzo secondo a farlo diventare di più, anche 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 secondi. Perché? Perché a quella maniera io gli sto dicendo bravo, bravissimo, hai fatto bene, nel frattempo io mi frugo in tasca, prendo il pezzetto di carota, glielo do e lui cosa fa? Come si chiama tecnicamente per chi pratica equitazione naturale? Questa tecnica si chiama la tecnica del bridge, cioè io uso un ponte, che in questo caso è la voce, per far associare qualcosa, una risposta che ho avuto dal cavallo, a un premio finale. E posso ripeterla anche 2 o 3 volte, bravo, 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 nel frattempo prendo il premio e glielo do, quindi estendo questo lasso di tempo. Altra domanda che mi è stata fatta in questi ultimi mesi è: ma io posso dare il cibo così, senza motivo, al cavallo? La risposta è ni, dipende. Dipende l'uso del cibo è una scuola a sé, ok? Infatti tantissimi istruttori dicono agli allievi: non usate il cibo. Perché non dobbiamo usare il cibo? Perché bisogna saperlo usare, perché è una tecnica estremamente sofisticata, non ci si può inventare dall'oggi al domani, perché si rischia di fare del casino sui cavalli e magari farci anche male noi. Il cibo è un potenziatore, è un amplificatore, di conseguenza è un motivatore, ecco, questo è il termine corretto. Di conseguenza io devo imparare a usarlo bene e prima di tutto, come dice il mio collega David Lichman, che è specializzato ad esempio nella Liberty, lui dice sempre: il cibo va usato almeno quando abbiamo un livello di rispetto tale per cui lui dice siamo intorno al livello 3, cioè tradotto cosa significa? Quando abbiamo un livello tale di rispetto che il cavallo non proverà mai a prendermi il cibo senza il mio permesso. Okay? Allora in quel caso lì sì, io posso usare il cibo tranquillamente, anzi se lo uso è un ottimo motivatore, ovviamente in certe condizioni, certe situazioni e soprattutto con alcuni tipi di cavalli, e lo posso usare senza problemi perché a quel punto lì ho un rispetto tale per cui il mio cavallo non si permetterà mai di strapparmi la tasca dei pantaloni per prendere il cibo che c'è dentro, e in quel caso posso usarlo anche così, anche senza un motivo. Io posso anche semplicemente andare dal mio cavallo e fargli una carezza e dargli un pezzetto di carota, non è che ci deve essere per forza un motivo. Allora lui gli do il pezzetto di carota solo se si è messo sul tavolo a ballare su una gamba sola, non è così, cioè quella è una cosa che decido io. A quel punto io posso decidere tranquillamente quando usarlo e quando non usarlo senza un motivo che deve essere per forza collegato a che lui ha fatto qualcosa, ma perché ho un altissimo livello di rispetto e quindi lui se si becca il cibo, si becca il cibo, se non si becca il cibo non è che mi salta addosso per prenderlo. Sa che ci può essere il momento in cui magari
glielo do semplicemente per fargli una coccola, e il momento in cui chiedo qualcosa, quindi uso i miei comandi vocali o del mio linguaggio del corpo per chiedergli una cosa specifica, e lui sa che se la fa, a quel punto ottiene un premio che potrebbe essere una volta un pezzetto di rotto, una volta una carezza, una volta una grattatina, una volta anche semplicemente ok bravo, perché poi dopo diventa un po', dipende sempre dal livello che mi dà la risposta. Un cavallo che di solito mi dà una risposta di livello 4-5 e quel giorno lì me la dà di 8, si merita il premio, ma se di solito la sua risposta è 4-5 e quel giorno lì me la dà a 2, il premio non glielo do. Quindi diciamo che bisogna cercare di entrare un po' di più nella logica di come usare il cibo, in modo che poi si riesca ad ottenere sempre il miglior risultato usando varie strategie, anche quella del rinforzo positivo. Spero di aver chiarito una volta per tutte, ma poi magari se avete bisogno potete tranquillamente scrivermi nei commenti, magari faccio altre delucidazioni più specifiche. Se volete vi posso portare anche qualche ricerca scientifica a merito, sempre se riesco a trovarlo, perché non è che c'è molta roba su questo. E niente, come sempre, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, scrivetemi un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too